Il mare nero dell'Ein Sof, lama affondata nei misteri della Kabbala, di Kingu Havok. Il vero mondo è in fondo al mondo. Lode a Mishima e a Mayakovsky. Lode a Mishima e a Mayakovsky. Come Mishima mi inchino alla bellezza della morte che trasfigura. Come Mayakovsky urlo versi di fuoco contro il sistema che ci vuole schiavi. E tu, viandante, da che parte starai? Quella della lama o quella della gabbia? Parte 1. La lama della purificazione. Lo spirito del Bushido mi impone la nobiltà di essere onesto con te, o viandante. Per prima cosa voglio mostrarti, senza tenerla gelosamente per me, la fonte della mia ispirazione, la musica. Ti invito quindi ad accogliere anche le parole dei brani che hanno sussurrato gli intenti a quest'opera. Voglio che siano parte di essa. Scusami, il mondo è il gioco dei ricchi. Scusami, non era un gioco per tutti. Sparami, ma la sostanza non cambierà mai. Bacio il buio e sto deviando, poi bacio il cielo che quasi ci credo. Ho luci dentro e piume fuori, chi vola prima o poi saremo anche noi. Sono io, sei tu. Ogni sistema è una gabbia, mi dà rabbia perché aumenta le differenze tra chi ha potere e chi non ha proprio niente. Sempre più niente. Sparami, sparami, io sarò sempre meno quello che pensi. Una nuova realtà sommersa e colpo su colpo risponderà. Questo sistema è una gabbia, mi dai in omaggio rabbia. E sparai, lo farai, colpo su colpo io risponderò. E scegli i semi più buoni, donali ai tuoi nemici più veri. Tu sei il mio nemico, viandante. Noi in realtà siamo uno, siamo fratelli, ma io ora ti odio perché tu hai creduto alle menzogne che ci hanno divisi e sei pronto a combattermi con il tuo intelletto. Sei diventato ingranaggio del sistema fratricida, della piramide di potere che ci spinge a neutralizzarci a vicenda in una vana, perpetua, sterile competizione atta a dividerci per dominarci. Eccoti, ti vedo. Ti vedo, hai tante cose da fare, da dire, ma dove devi arrivare? Sei dentro, ma stavi meglio di fuori. Sei dentro fino al collo e io comincio il mio ballo. Ti vedo, sei il tipo materiale che se la tira da intellettuale. Mi sbaglio, forse ci siamo già visti. Per essere in mostra tu chissà che cosa faresti già. E passi tra la gente, la gente
Se mi combatti, hai scelto di diventare, consapevolmente o meno, ingranaggio del sistema marcio. Se ti arrendi ed apri, invece, riceverai il mio dono. Sei un nemico che amo, che vorrei passasse dalla mia parte o morisse sfidandomi. Un nemico che rispetto e a cui dono questi semi di risveglio, questi versi che feriscono il vero nemico, quello che ci vuole nemici. Questo capitolo è una dichiarazione di guerra. Schierati o perisci. Sparami, sparami ancora. Colpo su colpo io risponderò. Non cadrò, mi farò meno di ciò che pensi, meno di ciò che credi di sapere, meno di ciò che il mondo ti ha detto di me, meno finché non sarò più nulla, e allora, solo allora, svanirò nell'Ein Sof, nell'infinito che tutto contiene. Sarò il vuoto che tutto riempie, il silenzio che tutto canta. Hai aperto questo libro? Non aspettarti carezze, non aspettarti lodi, conforto, indulgenza. Questa è una lama, questa è una ferita. Se vuoi vendetta per il taglio, chiudilo ora. Questo non è un testo per vendere, per compiacere, per collezionare applausi. È una guerra di spirito, di pensiero, di ossa che si spezzano e si riformano. Taglia il superfluo, scava fino al midollo. Vuoi la verità? Sanguina per lei. Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci rendono impotenti. Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri che remano su navi inesistenti. Si solleva la polvere del branco, accanita e misteriosa. Ci crediamo liberi, ma siamo schiavi. Milioni di ombre sperdute. Rumorosi andiamo per le strade, alzando solo polvere. Sono qui a fare a pezzi la tua illusione di libertà, catene di convenzioni e doveri non solo scritti, ma soprattutto impliciti, recepiti passivamente da ciò che credi essere il tuo buon senso e da ciò che il mondo chiama istinto di autoconservazione. In realtà questi sono solo modelli mentali prefabbricati e omologati dal sistema, labirinti litografati che fanno sì che anche il più ribelle tra noi non esca fuori dal seminato delle convenzioni sociali oggi accettabili. La storia degli ultimi 6 millenni, quelli a noi noti, quelli della cosiddetta civiltà evoluta, ha plasmato menti in grado di produrre solo pensieri che non possono uscire dai confini del recinto che ha faticosamente progettato e che oggi è arrivato a tremenda maturazione. Del leggere e dello scrivere. Di quanto fu scritto, amo soltanto ciò che taluno scrisse col proprio sangue. Scrivi col sangue e imparerai che il sangue è spirito. Non è facile comprendere il sangue degli altri. Odio i lettori oziosi. Chi conosce il lettore non farà mai più nulla per lui. Ancora un secolo di lettori e sarà poetritudine lo stesso spirito. Il fatto che tutti sappiano leggere guasta, con l'andar del tempo, non soltanto lo scrivere, ma anche il pensare. Citazione di Nietzsche, Così parlò Zarathustra, un libro per tutti e per nessuno, pubblicato nel 1883. Ti credi libero, ma sei prigioniero. Credi di poter crescere lavorando, di nutrirti di ciò che il sistema produce, ma non vedi che esso ti sfama solo con ciò che ha deciso di riciclare, di reinvestire per portarti dove vuole, e te ne concede un misero frammento solo se remi duro. Nei tuoi affanni non ti chiedi quasi mai se la nave che fai avanzare, i beni materiali che ricevi come premio per le tue fatiche quotidiane, sia reale. In realtà ogni tuo sforzo solleva solo polvere, destinata a ricadere per terra, prima o poi. Io non ti darò una nuova gabbia dorata,
Io voglio tagliare via ciò che ti lega a quella in cui vivi. Oh, lama bianca dell'amore. La lama non uccide, trasfigura. Il suo taglio non è morte, ma rinascita. Se fa male è perché la menzogna ha radici profonde, avvinghiate alle tue ossa. E io non taglio la carne, ma le catene. Sparami ancora. Ogni proiettile affilerà la mia lama, e quando tutto il superfluo sarà caduto, quando la carne morta sarà strappata via, quando le illusioni saranno ridotte in cenere, allora guarderai la tua ferita e capirai. Non volevo ucciderti, volevo liberarti, spezzare ogni catena, aprire ogni gabbia, ridurti a nudo perché tu possa rinascere, sul serio. Se ti è piaciuto questo episodio, ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti al mio canale e di spuntare la campanella se vuoi ricevere i prossimi capitoli. Se vuoi scrivermi, mi trovi su Telegram.